Dove vai? Ma vieni qua. Puoi venire qua. Ma no, ma io dico di là, di là. Vabbè, vai via allora. Dimmi cosa devo fare. Mi sembra il primo video che faccio su YouTube. E forse il primo video che hai fatto su YouTube avevi quella caplina lì. Io sono Nina, ti ricordi? È vero, che storia. Io sono Nina, vivo qui a Cascina al Girasole da un anno. Stamattina ho capito che io ho un problema. Più di uno forse. Ho un problema perché a me piace fare tantissime cose, tantissimi lavori che proprio mi appassionano e non mi stanco mai. Potrei andare avanti in sta stagione fino alle 11 di sera senza mangiare. Proprio sono gasata di lavorare con le mucche, col trattore, nell'orto, di far la legna, di qualsiasi cosa proprio io la faccio volentieri. Ma ho problemi quando il lavoro che sto facendo è finalizzato al farmi guadagnare denaro. Quindi ho un problema a guadagnare denaro. Però mi servono dei soldi per fare le attività che mi piace fare. Ho bisogno di poter anche acquistare delle cose che mi servono. Ci sono cose molto basilari nella mia vita quotidiana di cui ho bisogno e per averle serve denaro. Quindi, boh, questo è il problema, ma la soluzione qual è? Se io domani avessi 1000 euro, allora non li spenderei subito, ma li metterei da parte e quando ne ho un po' di più li spenderei per... Noi con questo canale YouTube siamo riusciti nel tempo a guadagnare una quantità di denaro che ci ha permesso di fare tantissime cose che diversamente non avremmo potuto fare. Abbiamo potuto investire denaro per fare ciò che più ci piace, per farlo meglio, per organizzarlo meglio, per ottimizzare il lavoro. Insomma, questo canale YouTube è stato uno strumento anche per generare denaro che ci serviva, no? Per poter continuare nelle nostre attività. Denaro che prima non c'era, quindi facevamo senza. A noi interessa il denaro come risorsa che ci serve per mandare avanti questo posto e fare ciò che ci piace. Se domani avessi 10.000 euro li spenderei per comprare un terreno. Ma perché non riusciamo ad approcciare questa cosa come approcciamo per esempio l'orto? Cioè io do un botto di energia durante l'anno per coltivare l'orto, da lì ci tiro fuori le verdure mi nutrono, sono una risorsa di cui ho bisogno. Qualsiasi risorsa che ci serve lavoriamo duramente per procurarcela, no? E perché non fare la stessa cosa con il denaro? Poi a volte magari sono proprio le idee che mancano, non so, per esempio quel giorno che ci è venuto in mente di registrare il primo video che avremmo caricato su YouTube, è stato un giorno in cui abbiamo avuto un'idea e l'abbiamo messa lì e poi ci ha permesso di guadagnare denaro ed è una cosa che insomma facciamo come un gioco, divertendoci e soprattutto mettendo tutti noi stessi, non solo una parte. Io ho sempre avuto difficoltà a relazionarmi con il denaro in una maniera tranquilla, pulita, come penso molti. Qui ho imparato che il denaro è una cosa funzionale al perseguimento dei propri obiettivi, dei propri desideri ed è soprattutto una risorsa come le altre, cioè è una cosa che mi serve per fare ciò che mi piace, né più né meno. Però mi rimane un giudizio, cioè è come se lo giudicassi. Ho sempre visto un approccio al denaro come una cosa che per cui tu ti devi schiavizzare per ottenerlo, no? Devi fare cose che non ti piacciono per niente, che non faresti mai, ma le devi fare perché hai bisogno di soldi. Ed è come se io fossi cresciuta con l'idea che il lavoro funzionale al guadagnare denaro sia una cosa che ti schiavizza e per questo motivo io non voglio fare niente per denaro. Però in realtà sicuramente questo approccio non è il migliore per me e soprattutto non è la realtà. Se ne avessi 100.000 li spenderei per comprare un terreno, magari un terreno un po' più grande. Poi li spenderei per comprare una rotopressa. Cioè io li spenderei così. Per comprare una rotopressa per il trattore, così da poterci imballare il nostro fieno. Ne terrei qualcuno lì perché non si sa mai se si rompe la rotopressa là giusto. Trovare una cosa che mi permetta di guadagnare denaro
il più vicina possibile ai miei intenti, ai miei desideri, cioè una cosa che non mi pesi affatto fare, ma che faccio giocando. In quel modo posso guadagnare denaro essendo tranquilla al 100%. Ho provato a fare per esempio questa cosa dei formaggi, cioè fare tanto formaggio tutti i giorni, dedicarci tante ore e poi vendere quel prodotto, ma non mi è piaciuta tanto questa cosa, sia per dinamiche mie che devo superare sicuramente nell'avere a che fare con le altre persone, nel paura di essere che ciò che io faccio venga giudicato, eccetera eccetera. Ogni volta che dovevo proporre il mio formaggio a qualcuno avevo il problema che non riuscivo a passare me stessa, cioè dietro a questo prodotto che sembra una cosa fine a se stessa, in realtà c'è tutta me stessa, c'è la mia vita, ci sono le mie giornate, la mia quotidianità, ci metto le mani ogni giorno per ore, no? Quindi questo pezzo di formaggio è la mia vita, no? E come faccio a trasmetterlo a te che me lo devi acquistare? Perché se tu sai che dietro a questa cosa c'è la mia vita, gli dai un'attenzione, gli dai un'importanza, gli dai un valore che diversamente non gli dai, perché non ci pensi, no? Mi chiedo come posso fare per guadagnare denaro, ma usando tutta me stessa, cioè facendo capire all'altro che quello che io sto mettendo sul piatto, quello che io sto dando, è tutto ciò che sono, non solo una parte. È per questo che questo canale YouTube ha avuto questo risultato e voi ci sostenete così tanto e vi piacciono i nostri video, perché noi abbiamo cercato il più possibile di dare tutti noi stessi e di metterci l'energia più forte e pulita possibile, no, in questa cosa. E infatti abbiamo anche raccolto tutto il vostro sostegno, le vostre donazioni, che sono state tantissime. Se io proprio avessi soldi, una cosa che mi piacerebbe fare è un portico. Il mio sogno è avere il denaro per costruire un portico in muratura. Tu fai cose che non ti piacciono solo perché hai bisogno di denaro. No, e questa cosa ti distrugge ovviamente, perché fare cose che non ti piacciono è orribile, però lo fai solo perché devi guadagnare denaro. È una cosa che io non voglio fare. Qui io lavoro 15 ore al giorno, non ho nessun problema, però ancora mi è rimasta forse un po' questa cosa del che se tu lavori per guadagnare denaro, allora sei così, sei arrabbiato, sei triste, non stai bene, no? E io questo che devo cambiare dentro di me, perché di fatto questo è quello che mi impedisce di trasformare il mio lavoro in denaro. Il fatto che io lo giudico. Se alla fine tu fai quello che ti piace, lo faresti lo stesso, ma in più guadagni anche denaro, che problema c'è? Cioè è solo dentro di me che è un problema. Che mi faccio delle pippe. Però penso che questa cosa, cioè che tanti possano riconoscersi in quello che io dico, perché questa è un po'... cioè questa è la società di questo, no? Del fare cose che non faresti mai, di cui non ti frega niente solo per denaro, perché si pensa che il denaro sia la cosa senza la quale tutto è perduto e tutto va a rotoli. In realtà non è così. Alla fine uno cresce con questo, vede fare questo da tutti e dice allora lo devo fare anch'io, però sto malissimo se lo faccio. E quindi poi finisci per rifiutarlo completamente, no? Se domani ne avessi 1 milione, cosa faresti? Allora farei un portico gigante per metterci sotto le macchine, l'attrezzatura, che noi dobbiamo sempre arrabattarci con le centine delle serre, buttarci sopra dei teli. Cioè io vorrei un portico ben fatto, in muratura, solido, come facevano una volta, per mettere sotto la mia attrezzatura, che stia al riparo dalla pioggia, che non si rovini. Allora, se io avessi proprio tanti, ma tanti soldi, comprerei tutto, proprietà, terre, tutto. È una proprietà gigante con tantissima terra e tutto. E poi ci metterei dentro della gente giovane, come noi, che ha voglia di fare, di lavorare, di farsi il mazzo, che la riporta in vita, la abita, la usa per produrre cibo, per autosostentarsi, quello che facciamo noi però più in grande. E ci metterei della gente giovane che magari ha voglia di farlo, perché io vedo intorno a me solo gente giovane che ha voglia di farlo, come ero io prima di arrivare qua, che però non ha soldi. Cioè il problema sono sempre i soldi alla fine, non ha soldi per farlo e quindi è bloccata lì, no? E quindi se io avessi veramente tanti soldi comprerei questa proprietà e ci metterei dentro della gente giovane che vuole fare questo tipo di vita. Questa è un'altra cosa che farei. Però prima il terreno, la rottopressa e il portico.
Invece se domani avessi 0 euro? Fas niente. Con 0 euro fai niente. Cioè, a volte se io penso alla quantità di denaro che è in mano delle persone che magari fanno guerre o costruiscono missili, perché l'hanno data a loro quella quantità di denaro e non a me che voglio fare il portico? Bon, va, vi saluto e... Ah sì, giusto, ho fatto anche questo video perché ho detto magari le persone hanno delle idee che io posso mettere in pratica. Ecco, allora vi dico questo, poi concludo. Io metto a disposizione tutta me stessa, mi metto al servizio. Se qualcuno... Un annuncio matrimoniale. No, sono già sposata. Per esempio, una cosa che ho pensato è se ci fossero delle donne però, che hanno piacere di... Non dico questa cosa. So cosa vuol dire. Che hanno piacere di, che ne so, passare una giornata con me o 2 giornate con me mentre faccio i miei lavori, tipo mungo le mucche o faccio il formaggio, vado nell'orto, faccio le cose che faccio di solito, pulisco la stalla, facciamo la legna, così io mi metto a disposizione. Chiedo qualcosina in cambio. 2 soldini per poter arrivare un giorno a costruire il mio portico e se qualcuna è interessata io sono a disposizione. Arvezze.